Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche disponibili per la seconda parte del 2025. Wow, morte e alchimista. Periodo di trasformazione, ragazzi, di nuovi inizi. È come se si lasciasse indietro un nuovo, scusate, un vecchio percorso, potrebbe essere una vecchia abitudine, un vecchio lavoro e con la carta dell'alchimista ci fosse questo nuovo inizio proiettato in avanti. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla nuova pagina web dove trovate tutti i servizi che io offro, compreso il numero di telefono. Mi raccomando, il telefono è sempre in silenzioso, quindi per piacere non telefonate, scrivetemi solo WhatsApp. Poi nella descrizione trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Sempre in descrizione c'è il link al workshop sulla stesi identikit di inizio luglio 2025 e sempre nella descrizione trovate anche il link per la promozione di giugno. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Ok, partiamo con un 9 di bastoni. 3 di bastoni, giustizia, temperanza, fante di spade, 10 di bastoni, cavaliere di coppe. Wow! Ragazzi, è praticamente già chiara la lettura, ma andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo 9 di bastoni. 5 di bastoni. Sì, sento che potreste arrivare da un periodo dove ci sono delle discussioni, dei punti di vista diversi, delle divergenze con qualcuno con cui collaborate o con cui siete amici. Quindi questa morte può far riferimento o a un progetto che avete con qualcuno, quindi un collaboratore, a un progetto che avete con degli amici o una relazione con qualche amico. Vi dirò che per qualcuno potrebbe essere anche un figlio. Adesso per pochi. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Abbiamo il mondo e il re di bastoni. Anche il mondo è una carta di chiusura a cicli. Io credo che qui ci sia la chiusura di un progetto. Può anche essere il compimento, ok? Si chiude un progetto perché si completa. Nonostante mi viene da dire i battibecchi, le divergenze, la stanchezza, lo stress, il fatto che siete snervati, il fatto che secondo me arriverete un po' alla fine di questo progetto dove non ne potrete più e direte senti facciamo come vuoi te, basta che la chiudiamo, una cosa di questo genere. Andiamo a vedere la giustizia. E vi dico che per qualcuno potrebbe essere una relazione quella che ha bisogno di questo punto e a capo. Abbiamo un 10 di coppe, un cavaliere di pentacoli e un 7 di coppe. Dunque, la giustizia può far riferimento effettivamente a qualche tema burocratico che andrete ad affrontare, ragazzi. Può essere un tema inerente a questo progetto, inerente alla famiglia, inerente a delle idee, inerente anche dei contratti proprio lavorativi, mi viene da dire, come se si formasse o ci fosse il potenziale per formare un gruppo.
Non so a quanti possa risuonare, io quando mi capitano queste cose lo sapete che lo sparo, dico quello che mi viene, poi voi. Pane integrale. Non lo so perché, ma a qualcuno ehm, è come se o venisse un'idea, tipo invento questo pane integrale e lo commercializzo, o non lo so, riapro il forno del paese così le signore quando devono cuocere i biscotti vengono al forno. Mm, anzi, se vi risuona scrivetemi nei commenti. Andiamo a vedere la temperanza. Wow, ruota della fortuna. È un cambio, un riequilibrio. Secondo me questa giustizia si può anche paragonare alla giustizia divina, perché poi da lì, da questo riequilibrio, da questo contratto, da questa firma, da questa mediazione, potrebbe anche essere, secondo me qua cambieranno le basi della vostra vita, cioè la ruota della fortuna è un cambio a 360 gradi. La temperanza è proprio il riequilibrio di due forze opposte. Andiamo a vedere il fante di spade. Cavaliere di bastoni e sette di spade. Andiamo a vedere il sette. Dunque, ragazzi, se si trattasse di una questione romantica, ma tenete presente che questa è una stesa generale, le previsioni per l'amore e gli affetti le pubblicherò nelle prossime settimane, comprese quelle del lavoro, dell'economia, della crescita spirituale, quindi rimanete sintonizzati se non le volete perdere. Però, ragazzi, qui ci potrebbe essere come un... Allora, all'inizio l'ho sentita come un nuovo percorso di studi, qualche cosa di nuovo che entra con questo fante di spade. Ehm, vi dico, poi, avendo estratto anche le altre, vi dico che qua ci potrebbe essere qualche tentazione nel prossimo semestre. Potrebbe essere da parte vostra questa tentazione. E fate attenzione perché con il 7 di spade e il 3 di coppe ci potrebbe essere un... guardate, non mi piace mai dirlo, faccio sempre proprio fatica a dire questa parola, faccio fatica a dirla, però potrebbe esserci un tradimento. Diciamo che essendoci il cavaliere di bastoni, sì, potrebbe essere un tradimento di tipo romantico, ma tenete presente che avete anche la ruota della fortuna e la giustizia, quindi non nego che potrebbe essere qualche malintenzionato che viene ad approfittare della vostra bontà. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Io non ve lo dico perché vi spaventiate, io ve lo dico perché rizziate le antenne e non vi facciate fregare, ok? Deve essere a scopo preventivo la lettura, non per spaventarvi. Ok, imperatore e re di pentacoli. È come se vi lasciaste dietro un incarico. Io credo che qualcuno potrebbe cercare di incastrarvi a livello lavorativo, magari promettendovi più soldi, dicendo voi ve ne volete andare, vi faccio un esempio, voi ve ne volete andare dal posto di lavoro perché ci sono continue discussioni, a un certo punto siete stufi e volete cambiare il destino alla vostra vita. Il capo no, non è contento che voi ve ne andiate perché siete super produttivi, perché siete ligi al dovere e quindi vi propone un altro contratto, un altro tipo di accordo, del denaro in più. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Mm. Mm. 10 di denari e 5 di denari. Che coincidenza, ragazzi! Questa è la carta dell'abbondanza finanziaria, questa è la carta della carenza finanziaria. C'è un 7 di spade, fate attenzione a quello che firmate, perché anche il 10 di pentacoli è una carta di contratti, così come la giustizia, così come anche l'imperatore. Quindi mi raccomando, fatevi seguire da un legale se non siete abbastanza informati del settore, però fate attenzione a quello che firmate, datemi una carta per questo 5 di pentacoli perché potrebbe esserci un re di coppe,
potrebbe esserci una sorpresa non proprio piacevole. Ancora una per piacere, per il 5, grazie. Morte e 8 di coppe. No, niente, non ce n'è. Voi ve ne volete andare da questa situazione, da questa relazione, perché se prima c'erano come degli scontri, può darsi che in un secondo momento voi vi rendiate proprio conto di certi sotterfugi, di certi tradimenti, di certe mancanze di rispetto sentito. E nonostante tutto quello che potrebbero offrirvi, no, io sento che qua morte, 8 di, 8 di coppe, cioè qua ve ne volete andare e iniziare una nuova vita. Ci sono dei buoni presupposti per farlo. Tenete presente che con la ruota della fortuna, ragazzi, può essere un momento positivo per cogliere delle occasioni impreviste, cogliere nel senso che sapete quando siete al posto giusto, nel momento giusto, con le persone giuste. Può succedere quando c'è la ruota della fortuna, quindi diciamo siate aperti al cambio. Comunque sono occasioni fortunate che arrivano queste. Andiamo a vedere con Osho che cosa vi dicono in più. Un'apertura e guarigione. L'apertura è di nuovo la giustizia e la guarigione è un re di coppe. Io credo che qua vi vogliano proprio invitare, cioè per la serie, se volete star bene, dettate nuove regole, oppure qualcuno potrebbe veramente decidere di cambiare vita, di lasciare il vecchio lavoro, di lasciare il vecchio partner, di lasciare un'amicizia, di smettere di togliere le castagne dal fuoco al figlio, potrebbe anche essere questo, eh? Va bene, andiamo a vedere una potenziale difficoltà di questo periodo. Perché mi è difficile essere positivo? È perché quando uno è sempre lì che bisticcia, si scarica, diventa stanco, non ha più energie. Voi ricordate sempre che quando uno è impegnato nella sopravvivenza, non si può espandere. Quindi nel momento in cui uno è impegnato a sopravvivere all'ambiente che lo circonda, non riesce ad espandersi, non riesce a fare più soldi, non riesce magari a trovare l'amore, non riesce proprio a essere sereno, perché è impegnato a soprattutto l'energia che ha è messa nella sopravvivenza. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché mi paragono e mi credo superiore o inferiore? E qui abbiamo perché mi valuto dalle mie prestazioni, quello che fa, questo è l'ego, quello che faccio dà un valore a chi sono. Se io sono un medico, allora valgo. Se io, per esempio, cucino in casa, lo possono fare tutti, quindi non vale chiamarmi cuoco, cuoca o chef. Che interessante questa, fatemi sapere come vi risuona. Andiamo a vedere una frase su cui meditare. Vedo il lato buono di un aspetto di me che giudico negativamente. Effettivamente qua ragazzi ci sono dei dubbi. Quindi, siccome anche qui c'era il mi valuto dalle prestazioni e mi paragono superiore o inferiore, qui perché mi è difficile essere positivo e qui mi giudico negativamente, sento che tutta questa lotta, queste discussioni, questi punti di vista diversi, cioè è come se proprio arrivasse da un periodo dove siete stanchi, drenati, non avete più voglia di sottostare a questa situazione. Io sento che volete chiudere da ogni parte o trovare dei nuovi accordi, perché qui comunque potrebbe anche esserci questa possibilità con la giustizia e la carta della temperanza. E ragazzi, io sento che la ruota della fortuna potrebbe essere veramente la chiave di volta, ok? Quando voi prenderete la vostra decisione, tenete presente che il 2 di spade è la carta che parla di bivi, è una carta che ci parla di una scelta che deve essere effettuata
e secondo me il Fante di Spade vi viene in aiuto proprio perché è una raccolta dati, è come se doveste fare una valutazione pro e contro, nonostante vi potrebbero offrire un ruolo diverso, più responsabilità, più soldi, più vacanze, più qualcosa, sento che alla fine lascerete perdere. Perché comunque il 5 di Pentacoli è anche una carta di forte delusione. Siete già stati delusi. Qui avete di nuovo un 7 di spade. Potrebbe essere che, nonostante questo tentativo di riequilibrio, vi rendete conto che dall'altra parte non c'è la giusta onestà e nonostante tutto quello che vi propongano è come se decideste di non voler più stare in questa vibrazione e di conseguenza qualcuno chiuderà definitivamente un capitolo per ricominciarne un altro. Però vi ricordo che qua avete il mago. Andiamo a vedere un koan. Guarda e vedi con i tuoi occhi. Se esiti, non coglierai mai il bersaglio. Questo perché guarda e vedi con i tuoi occhi, perché non vale quello che ci dicono gli altri. Perché gli altri hanno la loro verità, che è filtrata dalle loro idee, dalle loro credenze limitanti, dalle loro paure, dalle loro insicurezze. E quindi loro magari hanno già provato una volta a fare quel tipo di percorso, a loro non è riuscito e vi dicono: ma va, cosa ci provi a fare? Non buttare via neanche i soldi, tanto non ce la fai. E qualcuno potrebbe farsi condizionare, no? Invece qua vi dice: vai tu, guarda tu, fatti tu un'idea di quella che è la tua verità. Anche perché se aspetti potrebbe essere troppo tardi, non coglierai mai il bersaglio, come non arriverai mai a fare centro. Ok, ultimo oracolo per la lettura di oggi, ragazzi. Quanti? Sono troppi. Ne sceglierò, sono 6, ne sceglierò 2. 1 e 2. Spostamenti, qua parla di maggio, ragazzi. Quindi, siccome stiamo parlando della seconda metà dell'anno, può essere un qualche cosa che avete già pensato a maggio, o se avete ruoli di un certo livello e avete bisogno di dare 6 mesi, per esempio, di preavviso. Siccome qua c'è tutto questo movimento del non sono contento, ci riproviamo, ma poi scopro che effettivamente no, non c'è niente da fare, non sono contento. Questo movimento potrebbe essere poi effettivo da maggio 2026. E poi, wow, successo e abbondanza, la prossima stagione. Difatti qui abbiamo la giustizia, ragazzi, quindi e anche la ruota della fortuna, quindi secondo me i soldi non mancheranno. Ripeto, pubblicherò poi le stese specifiche per i soldi, l'amore, il lavoro, quindi restate sintonizzati. Però ragazzi devo dire che nonostante tutto ne uscirete vittoriosi, ne uscirete vincenti, secondo me con le tasche proprio arricchite. Va bene, amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile e che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail o via cellulare che trovate sul sito web. E io poi vi mando la lettera di presentazione e vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Anche questo è già tutto scritto nella pagina, quindi se voi andate a consultare, insomma, c'è scritto proprio tutto. Diversamente, se per esempio avete poco tempo durante la giornata e per questi tipi di lavori riuscite a mezzanotte, potete farlo comunque attraverso la sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti su vari aspetti, non è mai come fare un lavoro specifico, però è già un buon materiale. In più in quella sezione tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma, è tutto quello che io ho studiato in tanti anni che ho compattato
e messo a disposizione in quella sezione. Comunque, date un'occhiata ai titoli dei video, si vedono, sono pubblici, sono quelli nelle playlist Lilla. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ah no, vi auguro anche una seconda parte del 2025 splendida. Ok, ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.